Paolo Cognetti. Ho letto che ha iniziato a scrivere nel 1992 dopo aver visto il film L'attimo fuggente. Che cosa ha acceso la miccia della scrittura? Mi aveva colpito moltissimo quel film perché c'era un insegnante e forse a me è sempre mancato un maestro vero nella vita che insegnava ai suoi studenti, che erano tutti dei ragazzi molto ordinati, inquadrati, precisi, era quello che ero anch'io da adolescente. Gli insegnava quanto era bello cercare di essere diversi, cercare di essere se stessi e farlo attraverso la poesia. Mi aveva colpito moltissimo e credo sia un messaggio che può capire qualsiasi adolescente, perché tutti a quell'età cerchiamo di capire come definire la nostra identità nel mondo, come esprimerla. E credo sia stata la prima volta in cui ho pensato che sarebbe stato bello diventare uno scrittore. Con Le otto montagne ha vinto il premio Strega. Quale capitolo gli è risultato più difficile da scrivere? C'è qualche legame con la sua storia personale? Sì, ci sono tantissimi legami con la mia storia personale, talmente tanti che non mi va nemmeno di dire quali sono e quali non sono. Però è un romanzo, non è un'autobiografia. E sono stati i primi i più difficili. È successa una cosa bella nella scrittura di questo romanzo, cioè che da un certo punto in poi, forse dal quinto capitolo, la scrittura mi ha preso la mano e non è stata più faticosa. Era una cosa che non mi era mai successa. Ho scritto tanto nella vita, sono tanti anni che scrivo, che pubblico, ma ho sempre vissuto questo rapporto molto duro con la scrittura, come un lavoro difficile, proprio nella quotidianità. E invece qui per la prima volta per mesi ho avuto una scrittura felice, nel senso che era bello svegliarsi la mattina e andare avanti a scrivere questa storia e vedere dove andava. È durato 5-6 mesi, sono stati mesi bellissimi in cui ho scritto i 2/3 di questo romanzo. Che cosa ha impresso alla sua carriera di scrittore e alla sua persona la vittoria del premio? Cosa mi ha impresso il premio? Riguarda soprattutto la riconoscibilità. Nel cercare di fare lo scrittore c'è questa cosa che è molto frustrante, che è che tu cerchi di essere qualcuno e lotti perché il mondo ti riconosca come tale. Cioè tu ti senti uno scrittore fin da quando hai 17 o 18 anni e scrivi i tuoi primi racconti, e quando tutti sorridono, quando dici che vuoi fare lo scrittore, o i tuoi stessi genitori non credono che tu possa arrivare da qualche parte. E quindi una grandissima lotta dell'aspirante scrittore non è solo quella di scrivere delle cose buone, ma anche essere visto dagli altri come quello che uno desidera essere, come scrittore. È un passaggio importantissimo che ci definisce, no? Se per il resto del mondo io sono uno scrittore, finalmente ci credo anch'io. E il premio Strega è qualcosa che, ecco, stabilisce questo passaggio. Io adesso sono uno scrittore, nessuno credo lo metterà più in dubbio e sono molto molto felice di questo. I suoi libri ci parlano di New York, di Milano, di montagne. Penso in particolare a Le otto montagne, Il ragazzo selvatico, New York una finestra senza tende. Si sente più milanese, più newyorkese o montanaro? Adesso Montanaro, lo dico con consapevolezza, nel senso che è molto difficile per me dire questa cosa. Non sono tanto sicuro se si riesca a diventare montanari se non si è nati montanari. Io sono nato milanese, mi sento a casa a Milano, mi sento a casa quando vado a New York, la città per me è un habitat naturale, in cui io sono molto a mio agio. Però ce l'ho messa tutta per diventare montanaro, sono 10 anni che ci abito e ho fatto di tutto perché quel paesaggio mi entrasse dentro, per cercare di appartenergli e anche rendergli omaggio nelle cose che scrivo, quindi adesso lo dico con un po' di coraggio, sono più montanaro. Può darci qualche anticipazione sul prossimo libro? Storia di una donna e la montagna. Della montagna perché sento di non aver ancora finito di raccontare quello che so di lei o quello che vorrei dire di lei, e quindi è una fonte che ancora non si è esaurita. E dopo questo libro molto maschile mi piacerebbe raccontare del rapporto tra la femminilità e la montagna, che è un'altra cosa che ho conosciuto perché ho delle amiche che la montagna la amano molto e mi sembra che sia una storia che va raccontata. Ha in mente un libro che rileggerebbe e perché? Io sono un grande rilettore, ho soprattutto riletto i miei libri, sono uno di quegli scrittori che sostengono che nelle nostre librerie ci potrebbero essere forse 100 libri
e potremmo vivere per il resto della nostra vita rileggendo quelli. Questo mi sembra un'attitudine molto da scrittore più che da lettore. E quindi ho riletto tantissime volte Hemingway, ho riletto tanto Rigoni Stern. Forse i racconti di Rigoni Stern sono quelli che ho riletto di più nella vita e li continuerò a rileggere. Che significato ha per lei il Festival di Letteratura? Che significato ha? È incredibile vedere centinaia di persone qui ad ascoltare uno scrittore che parla. Dà tantissima speranza perché noi ci sentiamo dentro un mondo che è in via di estinzione, no? Tutto ce lo dice, la crisi dell'editoria, i nostri tempi. Fare lo scrittore sembra un mestiere vecchio, fare il lettore sembra qualcosa che non fa più nessuno, e vedere così tanto entusiasmo intorno alla letteratura dà tanto entusiasmo per continuare a scrivere.